Ciao ragazzi, oggi nuovo video, parliamo di HM Digital e della loro calibrazione. Nello specifico parliamo del PH80 e della loro versione più professional, il PH200. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vederli. Allora ragazzi, questo è il PH80, la linea basic di HM Digital. Apriamo la scatola, prendiamo il nostro pH tester. Allora, importantissimo ragazzi, la prima cosa che dovete fare, all'interno della vostra scatola troverete questa busta pH elettrodo. Dovete aprire la busta, questa è una cosa che noi abbiamo già fatto, però ve la spieghiamo. Aprite la busta, stappate il vostro tappo e andate a inserire la soluzione qua all'interno del tappo. Richiudete, lo tenete in posizione verticale e lo lasciate per almeno 15 minuti. Dopodiché potete incominciare a fare le operazioni di calibrazione, che adesso vi facciamo vedere. Allora, questi pH-metri escono già calibrati dalla casa, quindi una volta fatto questo passaggio è già pronto per l'utilizzo. Ora andiamo ad effettuare la calibrazione. Lo stappiamo. All'interno della scatola trovate per la prima volta la sua busta di calibrazione a pH 7.0. Noi ci siamo messi questo vasetto per aiutarci a tenerla dritta. Allora, tasto power e il pH si accende. Una volta che si accende andiamo a inserirlo all'interno della bustina da calibrazione e vedete che misura 6.9. Andiamo a tenere premuto il tasto cal per la calibrazione per 10 secondi, come avete visto. Adesso lampeggia, viene fuori una scritta cal e lampeggia 7.0, ciò vuol dire che va inserito nella busta 7.0. Adesso è venuto fuori la scritta end e il misuratore è pronto per l'utilizzo e calibrato nuovamente. Adesso andiamo a vedere la calibrazione del PH 200 dell'HM Digital, il modello professionale. Come prima cosa lo stappiamo e andiamo a vedere l'elettrodo. Qua c'è una soluzione messa in precedenza dalla casa madre per mantenere la sonda, non è altro che cloruro di potassio. Non preoccupatevi se vedete questa salinizzazione, perché è normale, vuol dire che si è seccato la soluzione di mantenimento e appunto per questo la prima cosa da fare è reidratarlo con la soluzione storage che danno all'interno della confezione. Prendiamo il tappo, vedete che lì c'è una spugnetta all'interno. Come abbiamo fatto per il modello precedente, andiamo a inserire la soluzione che danno in dotazione all'interno per rinumidire la spugna, poi andremo a chiudere il nostro pH tester lasciandolo in posizione verticale per almeno 30 minuti. Dopodiché possiamo passare alla calibrazione. Sono passati 30 minuti, la sonda si è ridratata, adesso andiamo a calibrarlo. Stappiamo il tappo, accendiamo lo strumento e andiamo a inserirlo dentro la busta di calibrazione del 7.0. Una volta inserito dentro, teniamo premuto per circa 5 secondi il tasto centrale temp cal, che è quello calibrazione. Il display incomincerà a lampeggiare. Adesso vedrete che la C, la A e la L andranno in sequenza, quindi vuol dire che si sta calibrando. A un certo punto vedrete la scritta end e il misuratore calibrato su 7.0. Andiamo a sciacquare la sonda nell'acqua distillata demineralizzata. Con un panno andiamo ad asciugare l'esterno della sonda, non andate dentro a toccare la sonda, a disturbarla, e reinseriamo il pH tester dentro la bustina di calibrazione, stavolta del 4.
teniamo schiacciato sempre temp cal per 5 secondi circa, rincomincerà a lampeggiare e farà la stessa cosa che ha fatto con la bustina del 7. Anche adesso esce end, quindi la calibrazione è terminata. Adesso lo andiamo a risciacquare ancora nell'acqua distillata, possiamo asciugarlo leggermente, spegniamo il pH tester e andiamo a riporlo. Vi ricordiamo che questo pH HM Digital pH200 ha la sonda intercambiabile, quindi si può cambiare la sonda una volta esaurita, una volta deteriorata, e oltretutto ricordiamoci che tutti e due i pH tester hanno la calibrazione automatica, a differenza degli altri pH che avevamo fatto vedere che per la calibrazione ci voleva il cacciavitino. Ok ragazzi, per la calibrazione degli HM Digital pH tester ci siamo, ci vediamo alla prossima.